mi vedete con la carriola, ma vi sto portando il tutto quel che serve per spiegarvi la falciatura. Mi fermo un attimo. La falciatura manuale. Sto infatti portando nei pressi dove devo falciare un po' d'erba per le nostre le mie pecore. Ecco quanto serve per fare vedere più che altro appunto la falciatura manuale, in che cosa consiste. Tutti sappiamo cos'è una falce, ecco, però voglio farvi vedere nel 2024, ecco, falciare a mano che cosa significa. Ecco, vi premetto opala, che sono autodidatta, va bene, quindi non voglio insegnare assolutamente niente a nessuno, ecco, e soprattutto spero di incutere un po' di curiosità in qualcuno che ha magari un po' d'erba, ha un pezzettino di terra con un po' d'erba, ecco, e si vuole avventurare come al solito a provarci. Ecco, nella vita se non si prova non si sa. Bene, dai, vado a prendere la falce e dopodiché cominciamo il tutorial. Nell'attesa che mi venga portato a casa il materiale per andare avanti con l'orto in cassoni, ecco, ieri sera mi sono accinto, si dice accinto in italiano, penso di sì, perché tra rumeno e italiano comincio a fare un po' di confusione dopo quasi 10 anni qui. Comunque, a parte questo, mi sono accinto ieri sera a prendere in mano la mia falce, ecco, e a mettermi a tagliare un po' d'erba appunto per le pecore, per animali, eccetera, insomma, ecco, fare un po' di fienagione manuale, chiamiamola così. Allora, vi premetto appunto che l'uso della falce manuale nel mio caso è motivata dal fatto che, non avendo ettari di terreno, ok, una marea di metri quadri da tagliare, ecco, non contestualizza, ecco, non è motivato appunto il fatto di comprare un attrezzo automatico, quindi a benzina, eccetera, che potrebbe essere la classica falciatrice BCS, eccetera, va bene? Ecco, quindi quel poco d'erba che ho, diciamo, da tagliare, mi diverto appunto a farlo a manina. Per darvi comunque un'idea di massima, sono circa 1200 metri quadri di erba da tagliare a mano, ecco, e mi porta via insomma una mattinata di lavoro, una giornata di lavoro, dipende comunque anche il ritmo che avete, se vi fermate a chiacchierare o comunque quante pause fate. Comunque, a parte questo, ecco, se fatta correttamente, ecco, la falciatura manuale è un'operazione sì, diciamo dispendiosa in termini di energie fisiche, però almeno a me, ecco, dà anche soddisfazione, diciamo, psicologica. Ecco, è un bel momento sempre a contatto con la natura che si passa. Allora, vi ripeto, io non provengo da una famiglia di contadini, anzi, ok, ecco, e tutto quel che vi dico, ecco, è da autodidatta, da consigli che mi sono stati dati tempo addietro, prove, successi e insuccessi, quindi ecco, sono le mie personali considerazioni sul come si fa. E colgo l'occasione, poi cominciamo, che vi faccio vedere proprio il lato pratico e tutti quanti i dettagli. Colgo l'occasione anche in questo video per chiedere ai vecchi, ecco, chiamiamoli così, cioè quelli che hanno il callo, quelli che magari hanno passato una vita a falciare a mano, quindi che hanno anche una certa età, ecco, li prego veramente di commentare e di consigliarmi, o anche fare qualche critica costruttiva su come io vado a falciare, la preparazione e tutto, va bene? Quindi farò sicuramente tesoro di quel che mi verrà eventualmente commentato. Dai, partiamo allora intanto con l'erba, nel senso quanto alta, a mio modesto avviso, quanto alta deve essere l'erba affinché la falciatura venga eseguita in modo corretto. C'è una lunghezza corretta da tenere per quanto riguarda la falciatura, cioè c'è un momento esatto in cui la falciatura manuale, e suppongo anche quella automatica a questo punto, ecco, viene eseguita con minor sforzo e con più efficienza. Morale della favola: l'erba non deve essere né troppo bassa, per ovvi motivi, nel senso che aspettiamo che cresca
quel tanto anche per ricavarne più fieno, va bene, ecco, né troppo alta perché comunque andrebbe a faticare e anche molto nel taglio manuale, ecco, quindi si eviterebbero, chiamiamole, inceppature durante il taglio, ok, o comunque sia appunto una non facilità di esecuzione del taglio. Quindi a mio avviso, ecco, questa qua è la misura corretta per quanto mi riguarda per il taglio manuale, quindi parliamo di un'erba che di media si attesta sui 40-50 cm al massimo. Ecco, questa qua è la misura che io solitamente reputo corretta. Poi nel mio caso non è molto omogenea, quindi trovo anche delle aree in cui, vedete qui per esempio, è più diradata ed è più bassa, ecco, si va male perché lo stelo non è sufficientemente, diciamo, grosso, sviluppato, ecco, per restare, diciamo, in sede affinché la lama vada a tagliarlo di netto. Quindi in primis si va a tagliare alla misura corretta. Altra cosa importantissima, si deve procedere, sembra una cavolata ma è fondamentale, ecco, da sinistra verso destra, ok? Quindi il taglio sostanzialmente, come appunto vedete qui alla mia sinistra, è la sinistra, ecco, ho proceduto, si dice così, sì, ho proceduto, ecco, ad andare da sinistra appunto verso destra. Se facessimo il contrario, cioè partissi da destra verso sinistra, ok, mi ritroverei il tagliato, quindi l'erba tagliata, il grumo, diciamo il mucchio di erba tagliata che mi andrebbe a disturbare la lama, ok, cioè si sormonterebbe con quella che devo tagliare. Quindi sostanzialmente, ripeto, e spero di non essere noioso, il taglio va fatto da sinistra verso destra in modo tale che quando si taglia l'erba tagliata va a depositarsi alla sinistra e ci lascia lo spazio libero per poi procedere con la lama nuovamente da sinistra verso destra. Altra cosa importantissima, a sempre a mio modesto avviso, è il momento del taglio, nel senso che io qui, come anche in Italia, ho visto solitamente, almeno queste qua sono state le mie impressioni, che i contadini o chi si accinge appunto a fare il taglio manuale, ecco, vedevi persone anche alle 4:30, 5 di mattina, questo parlando magari di giugno o luglio, no? Ecco. Credo che sia per ovvie ragioni, nel senso che è l'orario più fresco in cui c'è un cospicuo sforzo fisico, quindi si va bene a livello proprio fisico, diciamo, nel tagliare per quanto riguarda il clima e tutto, no? Ecco, cioè sicuramente andare a fare un taglio a mezzogiorno, a luna, con il sole a candela non è il massimo. E ecco, nel mio caso sinceramente mi trovo meglio verso sera tardi, ecco, nel senso che alla mattina qui io mi trovo quasi sempre la rugiada sull'erba, quindi trovo erba bagnata. Fare un taglio alle 5 di mattina sarebbe anche, diciamo, come dire, romantico in sé, come orario, vedere l'alba, eccetera, però troverei l'erba bagnata e quindi, almeno per me, ecco, l'erba deve essere completamente asciutta per fare un taglio netto e preciso e soprattutto meno dispendioso in termini di fatiche fisiche. Quindi appunto altezza d'erba, il senso di marcia e l'orario che quindi a mio avviso, ripeto, vado meglio verso sera. Poi se nella vostra zona l'erba alla mattina presto non ha la rugiada, non è umida, va benissimo, quindi ecco, si procede. Basta, credo che ho detto tutto per quanto riguarda appunto scusate il gioco di parole, la partenza, ecco, le basi, diciamo. Andiamo a vedere la falce. Questa è la mia falce di Russia, ecco, l'ho acquistata qualche anno fa, pre-pandemia, ecco, prima della pandemia, al mercato locale qui di Shonkutamare. Spero anche di farvi un video più avanti sul mercato che sicuramente risulterà interessante, perché ci sono dei prodotti che solitamente in Italia non si trovano e quindi domanda e offerta si trovano sempre diversi in base al paese, no? Ecco. Comunque, a parte tutto, dai, le chiacchiere, è una falce sì che ho acquistato al mercato, c'era scritto qui, insomma, fabbricata in Russia, Mokba, a Mosca, quindi qualche fabbrichetta di Mosca sicuramente.
ecco, falce che ho pagato una miseria quella volta, adesso non ho idea di cosa costa, ma sicuramente saranno triplicati i costi da 2 anni a questa parte. E ci sono varie lunghezze, ecco, sinceramente questa qua è una via di mezzo, c'era anche un falcetto un 10 cm più corto e anche una molto più lunga, ma che a mio avviso era molto dispendiosa anche in termini di proprio sforzo fisico. Ho fatto una modifica, potete qui appunto apprezzare che ho messo 2 bulloni invece di uno, c'era soltanto un foro, ok, e poi un collare per bloccare appunto il leveraggio, chiamiamolo, no? Ecco, ho provveduto a fare un foro in più e a mettere un paio di bulloni autobloccanti, ecco, perché appunto non si muovesse il tutto. Con il rischio però sottolineo, di avere maggior rischio nel rompere la falce se durante appunto la falciatura si impunta o sul terreno o su un arbusto legnoso, eccetera, una pietra, un qualcosa, ecco, rischiate di rompere, diciamo, il manico, ok, il supporto. Per quanto riguarda il supporto invece è un po' una barzelletta, perché quello che ho trovato qui in Romania, ecco, sostanzialmente sembra che non credo siano manici locali, perché sembrano tarati per altezze di 1,60 1,70, ecco, quindi mi sono trovato appunto il supporto troppo corto. Gli ho fatto questa prolunga qui con un tubo di rame che mi avanzava, ok, per portarla sostanzialmente all'altezza corretta. Mi sono ingegnato quella volta questo sistema, ma ovviamente nessuno toglie il fatto di mettersi lì, trovare un bel bastone, magari in bosco, comunque sia un ramo per adibirlo appunto a supporto per la falce, costruirselo e avere praticamente il legno in un pezzo unico. Comunque, ecco, mi sono adoperato così. Altra cosa importantissima è la misura, appunto, cioè l'altezza. Sinceramente è ancora un peletto corto, contando che io sono alto 1,81 1,82, ecco, mi ci vorrebbero ancora un 2-3 cm più alto, però il tubo che avevo appunto in rame era questo, non potevo fare diversamente. Comunque poca cosa, perché si tratta appunto di qualche centimetro, la tolleranza è sufficiente per falciare in modo corretto e senza sforzo. Comunque almeno per me la regola è questa: il filo lama deve stare sempre, ok, appena appena sopra gli occhi, insomma a livello fronte, ecco, per capirsi. E qua chiedo appunto a chi è più esperto di me se sto dicendo delle cavolate oppure la regola è corretta. Va bene. Poi, altra cosa importante, la lama quando viene venduta, ok, è sostanzialmente nuova, questo è ovvio, ecco, però sostanzialmente non è assolutamente affilata, cioè non taglia, ok, perché va in primis battuta, ok, va appiattita sul filo lama. Qua ripeto, i navigati con la falciatura mi confermeranno questa procedura, mi confermeranno anche che non è tantissimo battuta questa lama qua, nel senso che io a suo tempo, ecco, mi sono messo con l'attrezzino per batterla, che adesso vi faccio vedere, ecco, e dopodiché mi sono messo ad affilarla. Sono sincero, la prima affilatura l'ho fatta con una mola, ecco, cioè non col flessibile, una mola per affilatura, ecco, dopodiché ho proceduto a fare la classica affilatura a mano. L'attrezzino per battere la lama, quindi rendere proprio sottile il filo lama, è questo. Beh, mi sento quasi professore a denunciare tutte quante queste nozioni qua, il filo lama, il cuneo, la battitura, eccetera. Comunque spero che vi stiate almeno divertendo, dai. Allora, a parte tutto, poi l'attrezzo finale che si deve avere in campo, perché ovviamente la parte della battitura la si fa solitamente una volta sola, ecco, cioè io appunto mi sono adoperato per fare una volta sola, dopo per carità si può anche ribatterla una volta all'anno per avere appunto la lama sempre bella fina e dopodiché tirare il filo lama, però sinceramente l'ho fatto una volta, sto procedendo già da qualche anno solamente con la filatura manuale e vedo che il tutto funziona in modo corretto, diciamo, ecco. E detto questo appunto, in campo non dovete avere sicuramente ceppo, martello, e quant'altro, ma sostanzialmente la vostra fidata falce, ok, affilata, e dopo la classica pietra da cintola,
da cintola, ho un italiano veramente forbito, ecco, da cintura, ecco, che appunto è la classica pietra che la si tiene immersa in acqua, ok, quindi il contenitore è sostanzialmente sì, un contenitore che può essere riempito d'acqua, va bene, perché va appunto limata a pietra con la pietra bagnata, ecco. Questa pietra qui è super, nel senso che funziona veramente da Dio, perché ha comunque un profilo a doppio rotondo, insomma un profilo chiamiamolo ovale, ecco, però il contenitore non va assolutamente bene perché non è per questa pietra, quindi si incastra sul fondo, quindi non è la sua. Non avendone trovate altre, mi adopererò più avanti magari di costruirmene uno appunto per questa pietra, ma vabbè, per le volte che faccio all'anno intanto va bene così. Basta, allora a questo punto metto il dispositivo in cavalletto e vi faccio vedere la posizione e la mia falciatura, e nel mentre vi dico anche ecco, come mi metto, quanto avanzo, eccetera eccetera, la posizione della lama. Dai che ci divertiamo. Guantini, ecco, c'è chi lavora sempre senza guanti per avere più sensibilità. Io solitamente lavoro invece sempre con i guanti e mi sembra di essere sempre sensibile, quindi a ognuno il suo. Spostiamo il ceppo colorato da mia figlia per divertimento, ok. Qui la pietra per il momento la lasciamo fuori, che dopo vi faccio vedere la filatura. Allora, intanto la posizione, al momento io non ho visto falci per mancini, io essendo mancino mi sono abituato, ma ecco, sarebbe stato bello quella volta averla sostanzialmente inversa, perché lo sforzo maggiore, almeno per me, è il braccio che si propende in avanti, quindi sostanzialmente sarebbe stato il sinistro con quello che ho più forza, però al momento mi adopero così, quindi avanti. Allora, la cosa importante, almeno sempre a mio avviso, ma qua aspetto i navigati che mi criticano, che mi criticheranno, mi daranno consigli, appunto, critiche costruttive, ecco, è importante sostanzialmente mantenere un'inclinazione che non vi dia noie alla schiena, diciamo, ok, e qui il tutto è dato dalla lunghezza dell'asta, appunto, che tiene la falce, la lama, ok, e soprattutto anche l'inclinazione per quanto riguarda il lato orizzontale. Sostanzialmente, almeno io mi trovo bene nel fare appoggiare completamente, diciamo, la lama al terreno, cioè vado a sentire il terreno mentre falcio, ok, ecco, senza ovviamente schiacciare, un po' come il decespugliatore che si tiene la testina appoggiata al suolo, no? Quando si va a decespugliare a filo, e sostanzialmente si tende sempre comunque a stare un po' attenti alla punta nel tenerla lievemente sollevata, anche se di suo comunque è già progettata per stare comunque alta rispetto al terreno, appunto per non impuntarsi, va bene? Ecco, infatti l'operazione più schifosa, cioè quella che dà più, diciamo, problemi, che può dar problemi, è appunto l'impuntamento della lama, nel senso che voi andate a dare il massimo della forza, la lama si impunta per esempio a metà tragitto, ed ecco che avete appunto comunque c'è appunto la possibilità di far danni o alla lama, o nel mio caso, che ho comunque l'asta che è in legno, di andare addirittura a romperla. Andiamo a falciare. Allora, ricapitolando, da sinistra verso destra, quindi adesso mi troverò questa parte qui che è vuota, quindi posso andare a accumulare l'erba tagliata nella parte sinistra per poi riprocedere nella parte destra. La posizione è mano dominante, chiamiamola, avanti, quindi sul supporto in legno, sul supporto, insomma, della falce, piede, almeno secondo me, piede, mano destra, piede destro, quindi piede destro avanti, mano destra appunto dominante, e si procede sostanzialmente nel taglio, ok, ecco, in questa maniera qui. Sempre piede, chiamiamolo gamba dominante avanti con la mano dominante,
Il risultato qual è della falciatura? Il risultato della falciatura è questo, cioè come potete apprezzare, ecco, in automatico, ovviamente qui si devono fare un po' di, cioè ci si deve fare un po' di esperienza, ecco, però vedete che come da sola va l'erba ad accumularsi in riga, ok, tutto sul lato sinistro, come appunto queste qui che ho fatto l'altra sera, ecco, e la parte appunto tagliata lascerà posto poi per procedere con il nuovo taglio, ricominciando appunto dalla parte destra e avanti così a proseguire. Quindi questo è almeno per me il metodo che al momento io insomma utilizzo migliore, quindi viene fuori un taglio ordinato e soprattutto è anche diciamo piacevole, ecco, a livello fisico da intraprendere. Ecco, adesso concludo il video con la parte riguardante la filatura della lama, cioè quando farla. Allora, sostanzialmente questa operazione qua va fatta quando sentite che lo sforzo nel taglio, ecco, va gradualmente ad aumentare fino a un livello che ci si deve fermare per affilare la lama. Sembra una cosa banale e ovvia, ma è così, nel senso che quando voi tagliate, ecco, e il filo lama va naturalmente a rovinarsi, perché comunque dopo un po' appunto si slama, va bene, ecco, sentirete ovviamente nel taglio uno sforzo molto ben maggiore che non fa con una lama ovviamente tagliata, un po' come radersi la barba, ecco, si sente quando il rasoio non è più a filo, no? Ecco, c'è bisogno sostituire la lama, nel nostro caso invece andiamo ad affilarla, ecco, quindi lì varia di molto il quando, nel senso che la qualità della lama, ok, l'erba, nel senso che possiamo avere fieno di una certa qualità con steli più duri o meno duri, quindi è tutto quanto variabile, ma ripeto, è l'esperienza che vi dice quando fermarsi e c'è l'operazione di affilatura della lama. Dai, vi faccio vedere la filatura a mano, che lì adesso sono un po' arrugginito perché bisognerebbe farla spesso e volentieri per andare via veloci, anche perché è un'operazione molto pericolosa se non fatta con testa, cioè ci si può tagliare, cosa che mi è successa una sola volta, quindi una volta e basta, una volta è più che sufficiente, e dopodiché io vi do i soliti saluti. Dai, procediamo con la filatura. Eccola qua, aspetta, perfetto così, no, così è ancora più bello, perfetto. Allora dai, la fila, spero almeno di far divertire qualcuno veramente con i miei video, dai. Allora, la filatura della lama va fatta con pietra apposita, ripeto, ci sono pietre spigolose e io ho trovato qui questa che, ripeto, è a forma ovale ed è molto comoda perché appunto è rotondeggiante, va bene? Ecco. La filatura va fatta con una procedura che qui ho visto gente che sembra una macchinetta, cioè nel senso cose allucinanti, da far venire i brividi perché dici in testa tua pensi da qua a un secondo si taglia, invece hanno ovviamente il callo, cioè c'è tutta una tecnica. Comunque sostanzialmente non si tratta altro che andare ad affilare una parte e anche l'altra della lama, va bene, su tutto quanto il filo, ecco. La procedura adesso provo a farla un po' veloce, ma ripeto, io sono molto arrugginito in confronto qui dei vecchi, chiamiamoli così, ecco, ma la filatura viene fatta così. Ecco, io ripeto, sono molto arrugginito, però questa qui è, diciamo, la tecnica. Si fa una o due passate, insomma, ecco, ripeto, dipende sempre dalla qualità della pietra, la qualità della lama, eccetera, la sua lunghezza ovviamente, e dopodiché si ricomincia. La cosa importante è che si noterà subito, ecco, la facilità di avanzamento quando si ha il filo lama corretto, tirato appunto a filo. Basta, io direi che vi ringrazio per la visione, perché spero di non avere annoiato nessuno. Spero di aver fatto invece sorridere qualcuno. Aspetto i commenti o le critiche costruttive per quanto riguarda quel che vi ho fatto vedere. Io come al solito saluto tutti gli iscritti, i non iscritti, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.